Lezione 1. Ospitare con grazia e intenzione. Ospitate spesso persone a casa vostra. Ospito regolarmente persone e lo faccio con cura. Organizzate gli incontri con largo anticipo. Pianifico la maggior parte degli eventi con almeno 2 settimane di anticipo. Preferisci cene intime o riunioni più numerose? Prediligo le cene intime che favoriscono la conversazione. Come si prepara lo spazio prima dell'arrivo degli ospiti? Riordino le aree principali e creo comode sedute. Quando pianificate i menù, tenete conto delle restrizioni dietetiche. Chiedo sempre informazioni su allergie e preferenze alimentari. Preparate diverse opzioni per diete diverse. Offro opzioni vegetariane, proteiche e senza glutine. Come si crea un'atmosfera accogliente? Utilizzo luci calde e musica di sottofondo delicata. Utilizzate sempre un servizio di tavola formale per ogni cena. Riservo gli ambienti formali solo alle occasioni speciali. Come si conciliano formalità e cordialità? Unisco un'elegante presentazione a una conversazione rilassata. Coinvolgete mai gli ospiti nel processo di preparazione del cibo? Invito gli amici più stretti ad aiutarmi per un'esperienza più conviviale. Questo approccio migliora l'umore generale. Crea ricordi condivisi e riduce lo stress di chi ospita. Come gestisci i tempi quando servi i corsi? Organizzo le lezioni con un ritmo che si adatta alla conversazione e prevede pause confortevoli. Prepari alcuni piatti in anticipo. Scelgo di preparare i piatti in anticipo per poter essere presente con gli ospiti. Come gestite gli ospiti inattesi che arrivano in anticipo? Offro rinfreschi e modifico gentilmente il programma. Stabilite delle regole per gli ospiti in modo discreto. Quando necessario, comunico con gentilezza le aspettative di carattere pratico. Come si predispongono le sistemazioni per il pernottamento degli ospiti? Fornisco lenzuola fresche, coperte e un piccolo kit di benvenuto. Quali articoli includi in un kit di benvenuto? Includo acqua, un adattatore per il caricabatterie e un breve biglietto. Come gestite gli animali domestici quando avete ospiti? Informo gli ospiti in anticipo e, se necessario, tengo al sicuro gli animali domestici. Chiedete agli ospiti se hanno esigenze di accessibilità. Chiedo in anticipo per assicurarmi che la casa possa ospitare tutti. Come gestisci argomenti delicati durante una conversazione? Oriento il dialogo verso argomenti rispettosi e inclusivi. Vi capita mai di ospitare dibattiti controversi al vostro tavolo? Permetto discussioni vivaci, ma impedisco gli attacchi personali. Come si può stemperare la tensione se un dibattito si fa acceso? Cambio argomento e invito a partecipare con contributi più pacati. Crei playlist adatte a diversi tipi di eventi. Creo playlist che si adattano all'atmosfera e al ritmo dell'evento. Come si crea un'esperienza culinaria memorabile? Mi concentro sulla presentazione, sulla freschezza e sulla cura dei dettagli. Nei vostri menù inserite temi culturali o stagionali. Utilizzo prodotti di stagione ed elementi culturali rispettosi. Come si gestiscono i bambini durante le riunioni di famiglia? Offro pasti adatti ai bambini e aree gioco sicure.
Stabilite delle aspettative precise sull'utilizzo dei dispositivi elettronici. Chiedo un utilizzo consapevole dei dispositivi e incoraggio la presenza mentale. Come si dispone la seduta in modo da favorire uno scambio vivace? Cerco di mescolare personalità diverse ed evito di isolare gli ospiti più riservati. Offrite attività o giochi per rompere il ghiaccio ai nuovi gruppi. Preparo attività rompighiaccio leggere e giochi collaborativi. Come si fa a garantire che gli ospiti si sentano coinvolti nelle conversazioni? Li invito a partecipare a discussioni e pongo domande aperte. Gestite il consumo di alcol in modo responsabile durante gli eventi? Offro opzioni analcoliche e monitoro il consumo con discrezione. Come si fa a rimediare con eleganza agli errori commessi durante un evento di hosting? Mi scuso brevemente e risolvo i problemi senza clamori. Chiedete un feedback dopo i grandi eventi? Chiedo un feedback agli amici più stretti per migliorare gli eventi futuri. Come si concilia l'ospitalità con i confini personali? Ho stabilito dei limiti precisi sulla frequenza e sulla durata delle visite. Ti piace ospitare per fare networking o per puro piacere? Entrambi, sebbene una connessione significativa, portino la gioia più grande. Come gestite gli ospiti che si trattengono oltre il tempo consentito? Segnalerò gentilmente che la serata sta per finire e offrirò il mio aiuto per l'uscita. Vi preparate ad accogliere ospiti con allergie ad animali domestici o profumi? Evito i profumi forti e pulisco accuratamente prima. Come si fa a garantire che la cucina funzioni senza intoppi durante il servizio? Organizzo la mise en place e mi avvalgo di un aiutante quando necessario. Vi capita mai di affidare il catering a terzi per grandi eventi? Per i grandi eventi mi affido a un servizio di catering per garantire qualità e tranquillità. Come si crea un addio memorabile per gli ospiti? Li ringrazio calorosamente e offro loro gli avanzi o un piccolo dono. Contattate gli ospiti dopo un pernottamento. Invio un breve messaggio ringraziandoli per la loro compagnia. Come fate a far sentire gli ospiti al sicuro e rispettati in casa vostra? Comunico in modo chiaro e ascolto prontamente qualsiasi preoccupazione. Il tuo stile di accoglienza si adatta a ospiti formali o informali? Adatto il tono, il menù e il ritmo all'occasione. Come gestite le forniture e l'inventario per i servizi di hosting ripetuti? Tengo un elenco di cose essenziali e lo rifornisco regolarmente. Invitate gli ospiti a portare piatti in stile potluck. Invito a contribuire per un pasto comunitario informale. Come si tutela la privacy quando si ospitano amici? Limito le visite alle case private e mantengo riservati i miei spazi personali. Offrite momenti o spazi tranquilli durante i lunghi incontri. Offro una stanza tranquilla per il riposo e la riflessione, quando necessario. Come gestite gli ospiti con orientamenti politici polarizzati? Stabilisco dei limiti nella conversazione e do priorità al rispetto reciproco. Organizzate mai eventi a tema per creare entusiasmo? Di tanto in tanto organizzo eventi a tema per introdurre novità e divertimento. Come ci si prepara ad accogliere visitatori internazionali? Offro guide locali, assistenza linguistica e informazioni culturali. Condividete con gentilezza le regole di casa relative al riciclo o al consumo energetico. Spiego le procedure con gentilezza e fornisco istruzioni chiare.
Come si gestisce un servizio di hosting durante un'emergenza sanitaria pubblica? Rispetto le linee guida, informo gli ospiti e offro opzioni di sicurezza. Create rituali o tradizioni per gli incontri ricorrenti. Coltivo piccoli rituali per rafforzare i legami comunitari. Come si concilia la vita sociale con i momenti di relax personale? Dopo eventi importanti che ho ospitato, pianifico dei giorni di recupero. Coinvolgete gli ospiti in pratiche di ospitalità sostenibili. Incoraggio l'uso di piatti riutilizzabili e la riduzione al minimo degli oggetti monouso. Come gestisci le aspettative riguardo alle mance o al pagamento dei pasti? Chiarisco cortesemente in anticipo le modalità di ripartizione dei costi. Utilizzate la tecnologia per coordinare le conferme di partecipazione e le preferenze. Utilizzo strumenti per la gestione degli eventi al fine di raccogliere informazioni su esigenze dietetiche e preferenze di orario. Come si fa a mantenere l'eleganza senza eccessi quando si ospita qualcuno? Mi concentro sulla qualità, non sulla quantità, e sui dettagli intenzionali. Quale abitudine controversa di chi ospita un evento eviti? Evito di pubblicizzare gli ospiti sui social media senza il loro consenso. Come fare in modo che i vostri ospiti se ne vadano con un ricordo positivo? Coltivo calore umano, buon cibo e ascolto attento. Quale ultimo consiglio offriresti ai nuovi host? Pianifica con attenzione, mantieni la flessibilità e metti al centro le relazioni autentiche. Organizzerò più spesso eventi e darò priorità a un'ospitalità autentica in ogni occasione. Lezione 2. Il tavolo locale che parla da solo. Qual è il tuo ristorante locale preferito in questo momento? Il mio ristorante preferito è un piccolo bistrò in centro. Cosa ti attrae così tanto di tornare ripetutamente in quel bistrò? Il cibo è di stagione, fresco e presentato con cura. Il menù cambia spesso. Lo chef aggiorna il menù in base ai prodotti che trova al mercato ogni settimana. In che modo le modifiche al menù influiscono sulle vostre visite? Crea aspettativa e premia le visite successive. Il bistrò è caro o a prezzi moderati? I prezzi sono moderati e rispecchiano la qualità degli ingredienti. Ritenete che l'esperienza culinaria abbia un valore? Sì, ogni corso dà l'impressione di essere ben strutturato e imparziale. Come descriveresti l'atmosfera di quel posto? È un ambiente intimo, accogliente e sobriamente sofisticato. L'arredamento contribuisce a creare l'atmosfera. Legno minimalista, luci soffuse e opere d'arte locali definiscono l'atmosfera. Il personale contribuisce a migliorare l'esperienza complessiva. Il personale è attento, competente e sincero. Come descrivono i piatti ai clienti i camerieri? Spiegano le origini, la preparazione e gli abbinamenti consigliati. Il bistrò si concentra sui produttori locali. Si rifornisce di verdure, formaggi e carni da fattorie vicine. Questa attenzione al contesto locale influisce sulla sostenibilità. Riduce le distanze percorse dagli alimenti e sostiene le economie regionali. Ci sono piatti tipici che consiglieresti? Tra i piatti spiccano un'insalata di barbabietole arrosto e un ragù d'agnello a cottura lenta. I dessert del bistrò meritano una menzione. La torta all'olio d'oliva con crema agli agrumi è indimenticabile. In che modo la carta dei vini si abbina alla cucina?
La lista comprende piccoli produttori e molti vini naturali. Di solito preferisci abbinare il vino o una bevanda analcolica? Mi piacciono entrambi. Gli abbinamenti analcolici sono creativi ed equilibrati. Il bistrò è in grado di gestire bene le esigenze alimentari particolari? Adattano con cura i piatti per gli ospiti celiaci e vegetariani. Hai notato qualche pratica controversa al ristorante? È sorto un dibattito locale riguardo ai posti a sedere sui marciapiedi e al rumore nel vicinato. Come ha reagito il ristorante alle preoccupazioni della comunità? Hanno coinvolto i vicini e hanno adattato orari e disposizione. Questo compromesso ha migliorato le relazioni? Ha allentato le tensioni preservando al contempo il fascino dei tavoli all'aperto. Il bistrò organizza eventi o collaborazioni con chef? Organizza cene a tema e occasionali cicli di eventi con chef ospiti. Questi eventi sono popolari tra gli appassionati di gastronomia. Vanno a ruba e suscitano vivaci discussioni culinarie. Come fa il ristorante a stabilire i prezzi per gli eventi speciali? I prezzi riflettono la rarità e il coinvolgimento del produttore, e sono trasparenti. Hai mai visto celebrità o influencer lì? Occasionalmente, ciò ha scatenato clamore e dibattiti sui social media. Questa attenzione ha modificato l'esperienza culinaria. Ha portato nuovi clienti, ma la cucina ha mantenuto i suoi standard. Le prenotazioni si esauriscono velocemente durante il fine settimana. Sì, le prenotazioni si esauriscono velocemente ed è fondamentale pianificare in anticipo. Preferisci pranzare o cenare lì? Preferisco una cena rilassante con diverse portate. Quanto è accessibile il bistrò per i nuovi arrivati? Accoglie i clienti curiosi e spiega pazientemente i menù. I prezzi incentivano visite frequenti o occasioni speciali. È la soluzione ideale per entrambi i tipi di clienti. Alcuni cenano lì settimanalmente, altri prenotano per occasioni speciali. Come si confronta questo bistrò con i ristoranti più grandi della città? Offre un'atmosfera intima e un'autenticità che richiama prodotti locali a chilometro zero, difficilmente replicabile nei locali più grandi. Avete notato qualche tendenza che si riflette nel menù? Il menù riflette una tendenza verso la fermentazione e una cucina che utilizza ogni parte del corpo, dalle radici ai gambi. Apprezzate queste tendenze culinarie? Se usati con criterio, intensificano il sapore e riducono gli sprechi. Come gestisce la cucina le interruzioni di approvvigionamento? Lo chef improvvisa e considera i vincoli come opportunità creative. Avete mai assistito a una creazione fuori menù davvero geniale? Sì, un crudo improvvisato con limone conservato è diventato subito uno dei miei piatti preferiti. In che modo i prezzi riflettono l'approvvigionamento etico? I maggiori costi di approvvigionamento sono compensati dalla suddivisione in porzioni e dalla stagionalità. Il bistrò interagisce con la comunità locale anche al di là del servizio di ristorazione. Dona il cibo in eccedenza ai rifugi vicini e organizza corsi di cucina. Queste azioni rafforzano i legami comunitari. Instaurano fiducia e sostegno reciproco all'interno del vicinato. In che modo i clienti abituali influenzano l'identità del ristorante? I clienti affezionati influenzano le sperimentazioni del menù e il tono culturale. Il bistrò ha ricevuto recensioni positive dalla critica. Ha ottenuto riconoscimenti locali e recensioni positive dalla critica regionale.
I critici a volte travisano lo spirito di un luogo. A volte le recensioni si concentrano sulle tendenze del momento piuttosto che sulla passione e sulla qualità artigianale. In che modo il morale del personale influisce sull'esperienza culinaria? Un personale soddisfatto contribuisce a creare un servizio migliore e un'atmosfera più accogliente. Il titolare investe nella formazione e nel benessere del personale. Sì, salari equi, orari prevedibili e opportunità di sviluppo sono importanti in quel contesto. La cucina è a vista e visibile agli ospiti. Uno sguardo parziale sul pasto rivela rispetto per la trasparenza. Vedere la cucina cambia la tua percezione. Osservare la maestria artigianale accresce il rispetto per la tecnica e il lavoro. Come gestisce il bistrò le critiche dei clienti? Sanno ascoltare, si scusano quando necessario e risolvono i problemi tempestivamente. Il menù ha mai suscitato polemiche per appropriazione culturale? Si è svolta una discussione sull'autenticità e sull'adattamento rispettoso. Come ha risposto lo chef a quella critica così delicata? Lo chef ha invitato consulenti culturali e ha adattato le ricette per onorare le origini. Questa risposta ha soddisfatto i critici e i membri della comunità. Molti hanno apprezzato l'umiltà e l'impegno verso una pratica rispettosa. Consigliate di provare i menù degustazione stagionali? Consiglio i menù degustazione per apprezzare appieno la visione dello chef. Quanto dura in genere un pasto di degustazione? Dura circa 2 ore e si svolge a un ritmo tranquillo. Ti piace il ritmo dei corsi? Il ritmo permette la conversazione e una degustazione consapevole tra una portata e l'altra. Come si confrontano i prezzi dei menù degustazione con quelli dei menù à la carte? I menù degustazione offrono un maggiore valore aggiunto per esperienze curate e coerenti. Preferiresti mangiare lì da solo o in compagnia? Entrambe le cose, da soli suscita riflessione, in compagnia diventa una celebrazione. Prevedete la possibilità di fornire un feedback diretto allo chef? A volte scrivo un biglietto o chiedo di parlare brevemente, se opportuno. Lo chef è mai venuto a trovarvi al tavolo? Lo chef saluta occasionalmente i commensali e spiega le fonti della sua ispirazione. Questa attenzione personalizzata migliora l'esperienza del pasto. Crea un legame e un apprezzamento per l'intento culinario. Esistono controversie in merito alla rotazione dei tavoli e alle politiche di prenotazione? Esiste un dibattito sull'equità nella prenotazione di fasce orarie molto richieste. Come gestisce il bistrò le prenotazioni in modo equo? Riservano una parte dei posti ai clienti senza prenotazione e gestiscono le prenotazioni online in modo scaglionato. Pensi che i piccoli ristoranti dovrebbero essere più presenti sui social media? Dovrebbero comunicare in modo trasparente senza sacrificare l'autenticità. Come fa il bistrò a conciliare la popolarità con l'impatto sul quartiere? Regolamenta gli orari, impone un comportamento rispettoso all'aperto e coinvolge i vicini. Consiglieresti questo bistrò agli studenti di lingue che visitano la città? Sì, offre un ambiente accogliente e uno staff paziente con chi non è madrelingua. Quale consiglio finale dareste a chi cena in questo ristorante per la prima volta? Prenotate in anticipo, segnalate eventuali esigenze alimentari e arrivate pronti ad assaporare il pasto con calma. Prenoterò un tavolo questa settimana e proverò il bistrò di persona. Lezione 3.
l'arte del baratto. Buon pomeriggio, Anna. Hai mai pensato di offrire servizi di trading? Buon pomeriggio, John. Ne ho sentito parlare. Sembra interessante. Nel mio quartiere molte persone praticano il baratto, ovvero si scambiano competenze senza denaro. È interessante. Che tipo di servizi si scambiano? Alcuni offrono servizi di giardinaggio in cambio di piccole riparazioni domestiche. Altri barattano la cucina con ripetizioni private. Mi sembra un accordo equo. Cosa ne pensi? Credo che il baratto favorisca i legami comunitari. Crea fiducia tra i vicini. Sono d'accordo. In un certo senso, elimina la necessità di contanti. Esatto. Hai mai partecipato a scambi di questo tipo? Non l'ho fatto, ma trovo il concetto affascinante. Può essere una situazione vantaggiosa per tutti. Tutti ne traggono beneficio senza spendere soldi. Come si inizia a barattare? Quali sono i primi passi? Innanzitutto, si individua un'abilità. Poi, si cerca qualcuno che abbia bisogno di quella competenza. Ha senso. Chi di solito avvia queste transazioni? Spesso tutto inizia con una conversazione. Qualcuno esprime un bisogno e le idee fluiscono. Hai mai avviato uno scambio? Sì, una volta ho scambiato la progettazione di siti web con servizi di pittura. Sembra un'esperienza produttiva. Com'è andata? È stata un'esperienza gratificante. Entrambe le parti si sono dichiarate soddisfatte del risultato. Quali sono le sfide più comuni nel baratto? Possono verificarsi incomprensioni. Le aspettative devono essere chiare. È vero, è fondamentale discutere i termini in anticipo. Assolutamente. Stabilire dei limiti tutela entrambe le parti. Hai mai avuto controversie durante un baratto? Fortunatamente no. Abbiamo sempre avuto conversazioni aperte. Mi piace questo approccio. Promuove un'atmosfera positiva. Certamente. La fiducia è fondamentale in queste transazioni. Quale consiglio daresti a chi è interessato al baratto? Consiglierei di iniziare con calma. Acquisite esperienza gradualmente. È un consiglio saggio. Impara da ogni esperienza. Sì, e non esitate a fare domande. La comunicazione è senza dubbio fondamentale in accordi di questo tipo. Garantisce chiarezza e aiuta a evitare malintesi. Pensi che il baratto diventerà sempre più popolare? Credo che potrebbe succedere, soprattutto perché le persone cercano alternative al contante. È un punto interessante. Dopotutto, l'economia è soggetta a fluttuazioni. Esattamente. Alcuni trovano il baratto più stabile durante le fasi di recessione economica. È affascinante osservare come le persone adattino i propri metodi di trading. Certo. Il baratto riflette la creatività nella risoluzione dei problemi. Qual è il baratto più insolito di cui hai mai sentito parlare? Una volta ho sentito di qualcuno che ha barattato una chitarra con dei servizi idraulici. È sorprendente. Non ci avrei mai pensato.
Dimostra come competenze diverse possano dare vita a scambi unici. Mi piace questa prospettiva. Rende il baratto più allettante. Certamente. Le possibilità nel trading sono innumerevoli. Quindi, diresti che il baratto è destinato a rimanere? Credo che continuerà ad evolversi. Le persone saranno sempre alla ricerca del valore. Ben detto, John. Non vedo l'ora di approfondire questo concetto. Grazie, Anna. Continuiamo a parlarne in futuro. Lezione 4. Articoli essenziali di emergenza per ogni casa. Buonasera, Anna. Come stai oggi? Buonasera, John. Sto bene, grazie. E tu? Sto bene, davvero. Hai mai pensato alla preparazione per le emergenze? Sì, ci ho pensato. È fondamentale essere preparati alle situazioni impreviste. Certamente. Può fare una grande differenza in tempi di crisi. Quali oggetti ritieni indispensabili da avere in casa? Penso che i kit di pronto soccorso siano essenziali. Permettono di trattare efficacemente le lesioni minori. È un'osservazione pertinente. Un kit di pronto soccorso è indispensabile. Cos'altro? Gli alimenti non deperibili sono fondamentali. Ti sostengono durante le emergenze. Certamente. I cibi in scatola e quelli secchi sarebbero di grande aiuto. Anche l'acqua è fondamentale. È vitale per la sopravvivenza. Certo, bisogna fare scorta d'acqua a sufficienza per diversi giorni. Anche le torce elettriche con batterie di ricambio sono importanti. Forniscono luce quando manca la corrente. È vero, è inquietante trovarsi al buio durante un temporale. Inoltre, una radio a batteria può tenervi informati durante le emergenze. Ottima idea! Sapere cosa sta succedendo fuori è fondamentale durante una crisi. Inoltre, strumenti come un martello o una chiave inglese possono essere molto utili. È logico. Essere in grado di riparare le cose in caso di emergenza è fondamentale. Pensi che sia necessario tenere le coperte? Sì, assolutamente. Le coperte offrono calore e conforto in situazioni difficili. Credo anche che un fischietto possa essere utile. Può servire a chiedere aiuto. È un punto interessante, John. Può davvero attirare l'attenzione. Hai pensato a come conservare i documenti importanti? Sì, è saggio conservare delle copie dei documenti essenziali. Sono difficili da sostituire. Esattamente. Può rendere una situazione stressante meno caotica. Mi chiedo se spesso le persone trascurino questi aspetti. È possibile. Molti potrebbero non considerarne l'importanza finché non è troppo tardi. Come possiamo incoraggiare gli altri a preparare le proprie case? Credo che l'istruzione sia la chiave. Condividere la conoscenza può motivare all'azione. Ottima idea! Organizzare workshop per la comunità potrebbe contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica. Certamente. Le discussioni potrebbero essere illuminanti per molti. Mi piacerebbe molto partecipare a iniziative di questo tipo. Sono vantaggiose per tutti. Insieme,
possiamo creare un ambiente più sicuro per la nostra comunità. Sono d'accordo. La preparazione alle emergenze è una responsabilità condivisa. Iniziamo diffondendo la consapevolezza tra i nostri amici. Sì, facciamone una priorità. Tutti meritano di sentirsi al sicuro a casa propria. Ritengo che questa conversazione sia stata piuttosto illuminante. Sono d'accordo, John. Grazie per le tue considerazioni. Grazie, Anna. Continuiamo a condividere le nostre conoscenze anche in futuro.